Eccoci Stefi. Ta-da-da-da! Volevo chiederti una cosa, come mai Mannequin? Maneki Steffi? Sì. Perché l'ho preso dal Manekineko, che è il gatto portafortuna giapponese, che all'epoca non lo conosceva nessuno, adesso invece è super popolare. Meglio, bene, vuol dire che funziona anche per se stesso. E quindi sì, mi piacciono veramente tanto i gatti, mi piacciono tutti gli animali, ma sì, ho una passione particolare per i gatti e quindi Maneki Steffi. Ma la storia di quel gattino, la conosci? La vera storia del Ah, perché, la leggenda la del leggenda, sì, sì. Manekineko. Beh, sì, allora, come tutte le leggende giapponesi, ci sono diverse sfumature, non ce n'è una di vera. Noi siamo abituati sempre all'unica verità, ma in realtà ce ne sono diverse, quindi sì, la racconto? Sì, 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 sono Sì. curioso. Allora, once upon a time, c'era una volta un monaco che viveva in un tempio e questo tempio era molto povero come il Monaco. E però viveva con un gattino, l'aveva soccorso e condivideva con lui il cibo, quel poco cibo che aveva. Un giorno il gattino, facendo uno dei suoi soliti giri, attraversa una collina e incrocia un plotone di militari che sta tornando da una battaglia. E con come si dice, il generale, non lo so, insomma il capo, ecco. No, in realtà era un daimyo anche lui. E niente, praticamente dopo aver affrontato la battaglia erano super affamati, non avevano niente, quindi situazione insomma borderline, e hanno visto il gattino che cominciava a pulirsi, ma in realtà era come se li chiamasse, no? Così l'hanno seguito e il gatto li ha portati al tempio e il monaco ha condiviso con loro quel niente che aveva praticamente. E allora il signore feudale, quando è tornato a casa, ha deciso di ricambiare, ristrutturando il tempio e facendo costruire una bella statua da dedicare al gatto. Io sono stata nel Tempio dei Gatti Sì? a Tokyo, sì, sì, sì. E è bello, è pieno di gattini di tutte le misure, da piccolino così a grandi così, e più grandi, e tutti bianchi, dappertutto, ovunque gatti. Sì, sì, Sì. sì, ovunque, ovunque, sì. Sì, ci ha portato una nostra amica tatuatrice ancora nel 2003 e sì, bellissimo. Akazuki ci ha portato, che adesso è insomma molto conosciuta. La trovate in Instagram, Akazuki Tattooer, molto brava. Da dove è nata la tua passione per la cultura giapponese? Allora, dagli anime che guardavo quando ero piccola, sicuramente. Proprio la passione per il Giappone. Sì, mi piacevano quelli giapponesi, non mi piacevano tanto gli altri, poco degli altri. E mi piaceva tanto lo spirito. Io ero pallavolista, quindi proprio andavo matta per Mimi Aiuara, insomma, tutti quelli sullo sport perché c'era sempre una situazione di fondo, sai, i giapponesi dicono gambatte, cioè dai, dacci dentro, dai il meglio, ce la puoi fare, forza, e io ero così. Cioè, avevo proprio il fuoco, quindi mi sentivo in sintonia. E poi mi piaceva anche l'etica in generale del paese, ecco, il rispetto verso gli altri, il contatto con la natura, il rispetto verso gli anziani. Tante volte gli anziani negli anime sono un po' matti e questa cosa mi piace, ad esempio. Ehm, soprattutto mi piaceva l'immaginario, cioè la magia, le cose che potevano succedere di incredibili negli anime succedevano. Mm. E quando hai fatto il tuo primo viaggio in Giappone? 2003, E sì, com'è stato? estate. Allora, per me incredibile. Allora, se devo pensarmi,
io mi vedo con gli occhi aperti a palla, che io guardavo qualsiasi cosa, cioè dovevo assorbire più cose possibili. Allora, mi ha sorpreso tanto perché non pensavo fosse così uguale agli anime e ai manga. Cioè pensavo che non ci fossero tutti quei cavi per aria, non pensavo fosse così fedele, e invece è proprio molto molto fedele. Manca solo il profumo negli anime, però per il resto, insomma, ci siamo molto molto fedele. E invece la passione per il tatuaggio? La passione per il tatuaggio è nata nel 97 quando ho conosciuto Kretz, mio marito maestro. In realtà sì, mi piacevano i tatuaggi, però non pensavo di diventare tatuatrice. C'avevo il poster di Axl Rose in cameretta e lo guardavo e dicevo, ah, oltre a essere molto bello lui, guardavo anche i tatuaggi, dicevo, beh, sicuramente mi tatuerò, ma non sapevo come, cosa, eccetera. Poi ho conosciuto Massi Kretz e da lì mi si è aperto un mondo al quale all'inizio, insomma, avevo una certa paura, timore, cioè, mi sentivo un po', boh, da un lato un pesce fuor d'acqua, ecco. Io arrivavo dal punk e avevo diversi amici, non diversi, però qualcuno ce n'era di tatuato. Erano pochi comunque, molto pochi. Negli anni 90 non era così Come adesso. popolare, no, no, no. Da iniziare a appassionarti al tatuaggio giapponese, com'è stato Il il tragitto, tragitto? 97. 97 comincio a lavorare in studio perché divento socia di Crez. Dopo 6 mesi che è stato aperto lo studio entro come socia. Comincio a disegnare, in realtà non è che comincio a disegnare, e riprendo a disegnare perché alle superiori già disegnavo per i cavoli miei, però facevo veramente delle cose abbastanza semplici e stupide. Comincio a disegnare e mi rendo conto che sono molto molto influenzata ovviamente da quello che vedo sui muri e comincio a fare delle tavole e Massi mi dice ma perché queste cose non provi a tatuarle? Però io ero molto, appunto come ho detto prima, timida in questo. Avevo e ho tuttora un rispetto totale del tatuaggio, lo vedevo e forse sì, probabilmente lo vedo ancora adesso come una cosa molto ehm, importante, difficile, grande, una grande responsabilità, ecco, questo sicuramente. Adesso la so vivere in modo tranquillo, ma all'inizio no, cioè, mi sentivo proprio caricata di tanta, tanta, tanta responsabilità. All'inizio non lo vivevo come una cosa vai easy così, vabbè, sì, ti faccio il tatuaggetto. No, no, io ero proprio, aiuto, ok? Sì, e piano piano ho cominciato con un po', sai, tutti i soggetti che si fanno nel walk-in, dalle cose veramente più piccole. All'epoca si facevano anche diversi tribali. Poi ho cominciato a sviluppare la mia linea di traditional, ehm, sempre ispirata alle tematiche giapponesi, perché quando mi si è aperto il mondo Giappone, io ho cominciato a fondere le due cose perché mi piaceva molto, ad esempio, Sabado. Guardavo tanto le cose che faceva lui e avendolo conosciuto ancora meglio, mi piaceva tanto tutto quello che veniva fatto a Cat Claw, che era uno studio di Kyoto dei primi anni 2000 dove andavamo a lavorare e appunto quindi tatuatori come Ritsu, Madoka, Hiro, Orinao presentavano uno stile di traditional diverso, sempre una linea bella bold, sempre soggetti con colori solidi, eh, però appunto da una prospettiva giapponese, quindi con l'iconografia anche giapponese. Per me era un mondo da scoprire pure quello. Il tatuaggio giapponese invece, quello classico, mi sembrava tanto tanto difficile da leggere. Proprio quando guardavo le foto dicevo, cioè, difficile.
non capivo da che parte partiva, ok? Non capivo la struttura. Poi piano piano, esplorando, informandomi, cercando materiale, andando lì ovviamente, ma anche prima comunque, facendomi una cultura, ho capito le varie scuole, la struttura del tatuaggio giapponese e ho cominciato a farlo. Mm. E invece il mondo del tatuaggio, Mm. visto dagli occhi di una donna, nel senso che adesso la nuova generazione sta diventando più eh, equilibrata, ma Sì. se pensiamo alle vecchie generazioni, di donne ce n'erano veramente poche. Come la vivevi questa disparità all'epoca? Mm, C'erano donne tatuatrici, ce n'erano. Magari non tantissime come adesso, però comunque ce n'erano. E anche di importanti come Cindy Ray, insomma, la maggior parte comunque sempre maschi, è un mondo maschile questo. E adesso sì, sta diventando anche un mondo femminile per fortuna. Allora, come la vivevo? Difficile da spiegare. Ci sono diversi aspetti. Allora, all'inizio dovevo rapportarmi con i clienti o con gli altri tatuatori in base, uno all'età, perché ero giovane. Cioè, Massi ha aperto lo studio che aveva 21 anni, io appunto sono arrivata che ne avevo quasi 20, sì, ero ancora ventunenne e quindi sì, insomma, sai, a 21 anni a spiegare le cose ad uno che ne ha 30, 40, c'erano certi clienti che ne avevano anche 50, insomma, si faceva un po' fatica, anche perché noi abbiamo sempre spinto per dei soggetti disegnati da noi, mai copiati, magari usando delle fonti che potevano ispirarci, ma abbiamo sempre spinto per non copiare e per creare sempre qualcosa di unico, quindi dovevamo far capire bene questa cosa, perché le persone qui in Occidente sono, diciamo che si sentono più sicure quando scelgono da catalogo, no? Adesso comunque è già diverso perché insomma si sono sviluppati veramente così tanti stili che io sinceramente ho perso il conto, non so più, ti giuro, non so quanti ce ne siano. E quindi appunto dovevo rapportarmi in diversi modi, dovevo considerare l'età e dovevo considerare ovviamente di essere donna in un ambiente che era molto molto maschile. Questo cosa ha creato? Ha creato un grande cambiamento in me perché all'inizio io non ero così, ero molto ingenua. Io arrivavo da un paesino piccolino in campagna, dovevo gestire sia il fattore età che il fattore genere e spiegare appunto a persone o più anziane di me o appunto che arrivano da un'altra cultura delle cose che magari non erano pronti a ricevere. E io appunto, essendo da un paesetto di campagna, avevo una mentalità molto ingenua, non ero abituata tra virgolette, la cattiveria della città. Sì, è una cosa che mi ha cambiato parecchio. Ho dovuto creare una sorta di difesa, ok? Dove appunto il cliente stava lì e io sto qua. Tu ci avviciniamo, ma tu lì, io qua. Ok? Poi con gli anni eh, sono cambiata ancora. E adesso io non ho più bisogno di questa separazione perché so fino a dove ci si può spingere. Ma sì, non è facile perché le persone tendono o a sottovalutarti o a dirigerti e quindi tu devi essere in bolla e dire no, guarda, così, così, così e così. Questa cosa funziona bene per questi motivi.
Poi, confrontandomi anche con altre ragazze tatuatrici all'epoca, mi ricordo, sì, soprattutto alle convention su in Nord Europa, mi ricordo che mi trovavo bene a parlare con loro perché per noi, tipo, i nostri tatuaggi erano come dei figli, no? Ah, quando li fai, poi ti dispiace non vederli più, no? Eh, sì, non è stato facile, non è stato facile. Mm, Hai visto questo mm, modo di vivere il tatuaggio mm, cambiare tanto negli ultimi anni? mm. Oltre al fatto che sei comunque diventata una tatuatrice con molta più esperienza, intendo proprio a livello Il mondo è cambiato di... totalmente, ci sono delle volte, il mondo del tatuaggio è cambiato totalmente, ci sono delle volte che devo dire sono un po' in crisi perché mi sembra di fare un altro lavoro. Cioè, sì, allora, una volta saldavamo gli aghi, sicuramente dovevi stare dietro allo studio, fare le pulizie, stare dietro a tutto l'aspetto amministrativo, eccetera. Adesso si aggiungono anche delle altre componenti che hanno a che fare più con i social, eccetera, oppure con, non so, la fotografia, cioè devi essere skillato in diverse direzioni. E, ogni tanto sono un po' in crisi perché io con i social non mi sento molto portata, ecco. Cioè, ci provo, mi piace anche da un lato, perché comunque quando mi ricordo li uso, però sì, questo ha cambiato tantissimo, cambiato veramente tanto. Da un lato ha elevato la bravura dei tatuatori, l'ha elevata veramente tanto. Forse perché molti si sentono in competizione o forse perché in realtà semplicemente mm, è come se aprissero una bolla dentro la quale sviluppare i propri progetti, che è bello. E poi appunto sono nati tantissimi stili, ognuno si sente più o meno a suo agio in diversi ambienti, quindi... E in più adesso il tatuaggio è molto più professionale, tutto molto... Ma tu no? dici a Mm. livello tecnico del lavoro o a livello gestionale? Gestionale, cioè ci sono i corsi di marketing. All'epoca, eh? Cosa? Cioè non esisteva sta cosa qua. Invece, giustamente, bisogna pensarci. Non è sbagliato. Anche perché poi è un modo per riflettere su come ti presenti, ma anche su come sei. Sì, ci sono delle evoluzioni positive, ci sono delle evoluzioni un po' così. Ah, una cosa che mi sembra continui è la competizione. Io una volta, ad esempio, per tornare alla domanda di prima, mi ricordo che ero alla convention di Milano e niente, avevamo il nostro stand, però la sentivo una pressione così potente, così forte, che io non ce la facevo più. Cioè io sono andata di sopra, che c'erano le camere, perché la convention veniva fatta in un hotel, conference hotel. Io sono andata di sopra e ho pianto. Cioè, e non sono riuscita più a scendere, perché c'era una cosa, non lo so, tipo appunto tensione, competizione, non riuscivo a stare. E mi sembra che ci sia ancora, questa mi sembra che ci sia. Mm. Però questa è È la tua, sempre la sì, mia sì, sì, sì. prospettiva, che non vuol dire che sia la legge. Ecco. Ma in generale sicuramente è cambiato tanto e Mm, le convention con i contest piuttosto che eh, hanno dato un po' di pressione a chi magari lo voleva vivere un pochettino in modo tranquillo, però mm, secondo me può anche essere un modo di eh, diverso di vedere la cosa, cioè magari ci sono persone che hanno bisogno dello stimolo per dare il massimo e quindi magari i esatto. contest li utilizzano più per stimolarsi piuttosto che effettivamente proprio perché devono vincere il premio, capito? Però guarda, ho visto di quelle scene alle convention che veramente, ragazzi, aiuto, mamma mia. Ma io ho fatto anche
come si dice? Giudice. Da giudice, sì. E ho avuto la fortuna di essere accanto a Hoffman. Caro, Madonna, che tesoro che era alla convention di Strasburgo nel 90, no, 2004, 2004. E allora Hoffman era accanto a me e lui dava 10 a tutti, perché per lui i tatuaggi erano meraviglioso, Madonna, che bello. E perché insomma era chiaro che a livello tecnico noi all'epoca eravamo 1000 anni avanti rispetto a lui che ha vissuto la seconda guerra mondiale ed è stato pure incarcerato in quanto tatuatore, eccetera, eccetera. Quindi sì, i contest ci stanno, non dico che non ci stiano, però bisogna anche saperli vivere in modo più leggero, più comunitario. Facciamo vedere i nostri tatuaggi, vai, figata, siamo tatuati, siamo tatuatori e ci sosteniamo, non tipo, hai visto quello, quello non mi piace, ah, non mi farei mai una cosa del genere, chi se ne frega, cioè ognuno È il suo modo di vedere. ha il suo modo, esatto, ognuno si vive il tatuaggio in un modo del tutto soggettivo, quindi la vedo più come un momento di condivisione che di competizione. Da quando hai mm, iniziato quel percorso nello stile giapponese, hai iniziato anche a vivere il tatuaggio in modo differente, cioè con delle, non solo etica, ma magari anche proprio modo di vivere questo lavoro. Cerco di descriverla con delle immagini, così magari riusciamo a capirlo meglio. Nel 2003, quando vado in Giappone, vedo com'è l'apprendistato, anzi in realtà l'ho visto prima perché ho conosciuto i miei amici giapponesi qualche anno prima e vedevo come si comportavano nei confronti dei loro apprendisti. E, quando sono andata in Giappone l'ho potuto vedere 24 ore su 24 perché noi stavamo a casa loro. Ok. E da lì mi è partito uno switch totale in testa dove ho preso tutto in modo super super serio e con metodo. Questa era la cosa che mi mancava, quindi sicuramente come vedevo prima il tatuaggio, prima del Giappone e dopo, questo mi ha cambiato sicuramente. Poi per quanto riguarda lo stile, sì, tatuare one point, eh, anche pensando ad un braccio di one point, è sicuramente diverso rispetto allo stile giapponese. Ho trovato molta più difficoltà, è molto difficile, molto molto. Ho bisogno di vedere il corpo nell'insieme, ma questo lo suggerisco anche a chi fa one point, vedere sempre tutto quanto insieme, mai separato e soprattutto collaborare con i pezzi che già esistono. Se uno ha un tatuaggio qua, uno qua e manca quello in mezzo, glielo fai tu. Allora guarda i colori sopra, sotto, fai un lavoro di armonia, non pensare, ah, il mio, faccio il mio, il meglio che riesco, ma sempre mio, no? Cioè, guarda cosa sta meglio per il cliente, no? Perché altrimenti cosa stiamo a fare noi? Noi siamo quelli che devono armonizzare il corpo, rendere la persona più a suo agio con il proprio corpo e non dobbiamo fare confusione sul corpo degli altri. E questo l'ho imparato sicuramente ancora più col tatuaggio giapponese, anche perché loro di tradizione hanno dei tatuatori che sono magari più bravi nella linea, gli altri nelle sfumature, gli altri nei colori, eccetera. Una volta si dividevano i compiti. Adesso, come noi, ci sono i tatuatori che fanno tutto, ok? Però nelle origini
succedeva questa cosa. E ricordo che anche un mio amico Shiryu una volta ci ha mostrato un tutino suo e ci ha detto queste linee qui le ha fatte quel tatuatore che adesso non mi ricordo, fino a qua, anche con gli sfondi, poi per qualche motivo non mi ricordo, la persona non poteva più continuare e l'ha continuato lui. E lì è un grande esercizio perché dici ok, cosa devo fare? Devo fondermi con quello che c'è già, ma se sono troppo io fa Si vede. schifo, si vede. Se sono troppo lui, magari Eh no, deve essere più vicino. verso quello stile, quindi è un grande esercizio, grande, grande esercizio. Quindi sì, insomma, ci sono diversi aspetti che mi hanno cambiato, sicuramente. Ti è già capitato di fare magari dei full body o dei tutini, come li chiamano? Sì, sì, Sì. tutine giapponesi, sì. Aspetta, full body intendi, perché per me il tutino è anche solamente la tartaruga, come si chiama, qui Ok. dietro sulla schiena. Ehm, sì, ma non mm, Corpo intero. corpo intero, no, no, quello no. E ti piacerebbe Sì, 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 mi piacerebbe, certo. per il futuro, Mm. come vedi il tuo tatuaggio? Cioè, come vivrai il tatuaggio nei prossimi anni? Come se ti sei data già degli obiettivi futuri, delle cose che vuoi studiare, delle cose che vuoi Mm. portare nel tuo tatuaggio. Fare più tutini, quello sicuramente perché ti dà l'opportunità di studiare di più. Poi io ultimamente, in questi ultimi anni, sto sviluppando un mio metodo che piano piano lo sto affinando. Quello che vorrei riuscire a fare è un lavoro insieme al cliente dove si va ad indagare non solo l'aspetto esteriore del tatuaggio, ma si va più nel profondo e si va a vedere perché ci si tatua quella cosa, quell'archetipo, perché le immagini del tatuaggio giapponese sono tutti archetipi, fanno parte delle leggende e raccontano delle storie. Questo è molto molto importante in quanto mm, ci si può sentire rappresentati da quel mito, da quella leggenda e ci si può riconoscere. Questa cosa è fondamentale perché vedersi dal di fuori ti permette di realizzare qual è uno il punto della tua vita attorno al quale giri. Se questo punto ti interessa ancora, tu lo continui e lo sviluppi. Se invece pensi che dici ok, questa cosa l'ho in qualche modo assorbita, l'ho capita, l'ho metabolizzata, puoi passare ad un altro aspetto della tua vita. Quindi può essere come una lente attraverso la quale metti sul palcoscenico che è la tua pelle, ci metti proprio te stesso. E quindi a me interessa questo del tatuaggio giapponese, perché le leggende sono infinite, sono tantissime, i personaggi sono tantissimi, ehm, ogni leggenda può essere vista da diverse prospettive e quindi bisogna avere anche un immaginario, una fantasia per saperle guardare, per quello che quando faccio il colloquio con i clienti cerco un itinerario, no? E quindi faccio delle domande, poi mando delle domande ai clienti perché mi interessa capire con che intento devo disegnare. L'energia segue l'intento, quindi bisogna capire che intento. Se questa persona vuole più, non lo so, vuole più abbondanza, dice ok, io voglio raggiungere o voglio fare più soldi, che non è un peccato, ok? O voglio, non so, abbondanza d'affetto, qualsiasi cosa. Allora si cerca una storia adatta, si cerca di
capire come combinare poi tutto il resto del corpo. Non è un lavoro facile, è difficile perché bisogna sapere tante cose, però mi piace. E un corso che ho fatto l'anno scorso sul massaggio, è un massaggio di tipo olistico, mi ha dato veramente tante tante informazioni sui cinque elementi che hanno a che fare con le personalità e con le energie delle quali ci possiamo servire. E quindi voglio riuscire ad integrare anche questo nel tatuaggio. Ma questo è un percorso mio, personale, di come vedo io il tatuaggio giapponese. Non è il tatuaggio giapponese che bisogna far così, ma questa sono io che lo interpreto così. Ho visto che hai tantissimi libri, cioè li avete sia te che Massi. C'è qualche libro che ti ha colpito più di altri? Sì. Cosa ti danno? Ma libri di immagini o saggistica? Immagini, saggistica, tutto quello che tu utilizzi per arricchire la tua anima. Beh, Rancho, che è il primo libro che ho visto sul tatuaggio giapponese, un libro meraviglioso. Adesso non c'è più la versione grande, vendono la versione pocket piccolina, che vabbè, se non ce l'hai prendila, perché comunque anche piccolina va bene, la versione grande è veramente bella. E ci sono delle foto meravigliose di corpi tatuati. Foto di Masato su. Esatto, le foto sono di Masato Sudo. Le foto sono meravigliose perché ci sono corpi tatuati ma anche corpi non tatuati. E quindi è quello il bello, no? Il pieno, il vuoto. Mm. Ma non tatuati E, intendi non tatuati totali? no, 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 Liberi. proprio... Sì, sì, sì. Solo pelle senza tatuaggi, insieme. Ah, così vedi la Eh sì, differenza. eh sì. Sì, in Bello, effetti bellissimo. Ma lì è non, la genialità non ho giapponese. una memoria di fotografie fatte da persone tatuate e non tatuate insieme. Di solito chi non è tatuato, ad esempio, faccio un esempio, quando mi presento e ciao, sono Steffi, si parla, ta, 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 che lavoro fai? Sono tatuatrice. Ah, io non ho tatuaggi. Ma non, Cazzo me ne frega. ma non è un peccato, ok? Va benissimo. Cioè, mi va benissimo così, no? Non è che bisogna avere i tatuaggi, il mondo è bello proprio perché è vario. Sì, in questo libro appunto puoi vedere il corpo decorato e il corpo neutro che esprime solamente le forme attraverso delle posizioni, ma fantastico. Quindi Rancho sì. E poi per quanto riguarda la saggistica, andrei verso l'esoterismo, e oltre l'illusione, edizioni mediterranee, e Cerchio Firenze 77. E lì si parla di cose serie, ecco. Veramente illuminante. Quello è un libro che cambia la vita, mm, ti mette proprio sotto un'altra prospettiva, ti fa fare dei passi in avanti sia a livello di coscienza che di spirito, perché spiega veramente tante cose. Non voglio soffermarmi troppo, però tutti i libri del Cerchio Firenze 77, proprio tutti. Poi un altro libro aggiungerei che mi ha aiutato tantissimo perché è pratico ed è spirituale ma anche pratico, è Lo spazio delle varianti di Vamir Zeland, che è un fisico russo. Ha scritto una trilogia, Lo spazio delle varianti è il primo. Adesso ne è uscito un altro di nuovo, che non ricordo come si chiama. E lo spazio delle varianti ti fa capire come, uno, come si muovono mm, cer- certi movimenti o certi nuclei o anche l'individuo stesso all'interno della società. E fa capire come tu sei soggetto ad entrare a far parte di un certo condizionamento e come riuscire a staccarti, molto importante, e stare al di fuori e riuscire a vedere tutto quello che succede senza essere condizionato.
e quindi a decidere tu, Cosa vuoi? un autocondizionamento, esattamente. Sì, spazio delle varianti lo suggerisco. L'ho suggerito anche a diversi clienti e uno in particolare è molto felice, è cambiato la vita. Sono contenta, infatti. È questo che mi interessa con i clienti. Mi piace quando ci si aiuta a vicenda e quindi ci si arricchisce e ci si vede uno nell'altro, no? C'è una sorta di specchio uno nell'altro. Però ci deve essere un certo tipo di rispetto, altrimenti il gioco non funziona. Cioè, hai visto questa passione nei libri, anche in altri colleghi, Sì, o sì, sì, sì. più magari nei colleghi che fanno giapponese? No, 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 anche nei colleghi che fanno traditional. Beh, Sasha Len, che è il nostro carissimo amico, fratello da Strasburgo, che ci ha presentato i nostri amici giapponesi, Shiryu, Ryu e Shiryu, e lui è sempre stato amante dei libri, ha una bella libreria, sì, sì, sì. Ma i tatuatori di una certa età erano amanti dei libri. Adesso non so, sinceramente, perché trovi tantissimo online, quindi sì, chiaro che fa ricerca, sai, Pinterest, facile, hai già gli ukiyo-e, hai già tutto, oppure Google, insomma, trovi tantissimo, Instagram, trovi subito. Però a me piace sedermi qua, guardarmi i miei libricini. Un suggerimento a tutti è comprate i libri della Costanza Broggi, che ha fatto un lavoro veramente incredibile sul tatuaggio giapponese e è ricercatrice, amante del tatuaggio giapponese, appunto Dorimono, e, molto brava. Quindi se si vuole esplorare, comprare i suoi libri di sicuro può aiutare. Sì, adesso non lo so, dimmelo tu. Com'è? O adesso probabilmente tanti utilizzano l'intelligenza artificiale Ah, giusto, per vero. le reference, che Ah, però hanno un limite perché sono create rubando l'immagine o l'immaginario di qualcun altro, no, mixandoli allora no, sì, insieme e quindi sì, l'intelligenza artificiale è in realtà come funziona? Funziona attraverso una banca dati che tu puoi, alla quale hai accesso, tu macchina, e alla quale hai accesso in modo super super veloce. Noi non ce la facciamo perché abbiamo un cervello che fino a lì arriva, no? mhm, E quindi cosa fa la macchina? Mette insieme. Ah, voglio un'immagine con la mucca, il rago e i pesci. E lei ti fa una sorta di, come pensa sia giusto. Ma non c'è creatività. E qui arriviamo ad un altro libro che suggerisco, che si chiama Irriducibile di Federico Faggin e lui spiega veramente bene, e lui è un fisico italiano per eccellenza, ha inventato i microprocessori, ha lavorato in California tanti anni e lui spiega proprio bene il discorso della intelligenza. intelligenza artificiale. Eh sì, perché lui praticamente ha creato, è stato quello che ha creato tutto ciò. E non c'è creatività nella Intelligenza. intelligenza artificiale, non c'è, siamo noi che creiamo. Noi, Ok, comunque gli diamo la direzione per creare. noi diamo l'ordine alla macchina e la macchina esegue. Poi, se uno vuole essere pigro, dice: Ah, che bello, grazie, macchina. Però, se invece vuoi stimolarti e aprirti verso veramente l'infinito delle idee, e allora quello è un viaggio. Perché farlo fare alla macchina? Quando puoi farlo te? E magari perché non sanno che si può fare. Cioè, credo che la nuova generazione, cioè Mm, che più o meno anche la mia, mm. appena vede una via per fare le cose lentamente, cioè, Su una velocemente, a scappatoia. scappatoia, cioè la sfrutta. Poi che la sfrutta completamente o parzialmente, comunque la sfrutta. Sì, sì, beh, puoi sfruttarla e conoscerla e dopo puoi decidere se continuare su questa linea oppure no. Da dove hai più soddisfazione?
Cioè, dove ti senti più appagato? Quando fai fare il tuo lavoro ad una macchina o quando sei tu che crei l'opera? Eh, Dipende dalla persona, credo. Perché tante persone magari non fanno questo lavoro, mestiere o arte, come lo vuoi definire, per passione. E quindi magari mm, facendolo per lavoro gli togli una rottura e quindi sono felici. Però magari chi lo fa con amore gioisce anche del percorso e della sofferenza nel dover trovare una soluzione nei progetti piuttosto che... sì, non E lo quindi so. se la gode, non la Sì, vede come sì. un peso. Allora, non so se sia una questione di passione, per tutti. Allora, sicuramente per tanti sì. Sicuramente a tante persone piace la scappatoia perché si sente legato al tatuaggio solamente per una questione di profitto, può essere benissimo. È diventato un lavoro a tutti gli effetti, quindi c'è questa casistica. Ci sono anche le persone che non sanno disegnare, ad esempio. Beh, tantissimi tatuatori dell'anzianità, nel senso del passato, non sapevano disegnare benissimo, però era quello il bello del tatuaggio, proprio vedere ste tigri fatte male, dai, cioè bellissime, romanticismo lì, Non lo so. meraviglioso. Sì, sì, ci sta. Molto soggettivo È questo. soggettivo, è soggettivo, è soggettivo, però il tatuaggio per me è bello quando racconta, capito? Quando ha apre le porte, quando ti apre le porte ti fa immaginare qualcosa, altrimenti risulta una cosa sterile. Magari puoi fare un tatuaggio meraviglioso a livello tecnico, super leccato, perfetto, però che non c'entra con la persona. E allora non matchano le due cose. Ecco, lì non so, io provo a far questo. Ecco, questa è la mia missione. In generale credo che vivere il tatuaggio con un'anima diversa, sicuramente con una passione più intrinseca, ti dà modo anche di creare cose che magari non c'erano prima e di dare qualcosa in più anche a chi si fa tatuare, quindi ai tuoi clienti. Cioè che dopo essersi affidati a te Mm. è come se scaturisse qualcosa nella loro testa. Sì, 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 infatti. Beh, guarda, stamattina vado giù, guardo il telefono e vedo un messaggio di un mio cliente che mi dice: Ah, Stefi, non mi sono dimenticata di te, è che mi sono successe tantissime cose, tra le quali la nascita del figlio. E quindi lui voleva comunicarmi: Guarda, che mi è nato un bambino. Ma mi rende la persona più felice del mondo, perché pensi a me anche a distanza di mesi, a me non mi interessa se ci metti un po', non importa, perché comunque la nascita è stata difficoltosa, quindi credo che insomma abbia avuto le proprie cose da star dietro, però intanto ho pensato a me, è una bella cosa, cioè, quindi vuol dire che c'è una connessione ed è lì che dobbiamo andare verso. Io ricordo una volta Shiryu, mio amico di Niigata, e, si era ad una convention, non mi ricordo dove, ne abbiamo fatte tante insieme. E una volta mi fa, ecco, vedi quel tatuatore lì, quello è della vecchia scuola, è molto molto rispettato da tutti quanti i colleghi. E, sai, magari i tatuaggi che fa non sono tra i più belli, però lui è un vero tatuatore. Perché? Perché c'è differenza tra chi appunto esegue mm, esegue, non so neanche se sia la parola giusta. Sì, tatua un soggetto senza passione, senza intenzione, così, solo per appagare veramente il proprio ego, fine a se stesso, e invece quello al quale gli interessa, uno, sviluppare il corpo del tatuaggio stesso, perché questa cosa che noi facciamo, io la faccio con
miliardi di altri tatuatori, non so se miliardi, ma milioni di sicuro. Quindi a livello energetico il tatuaggio ha una sua struttura, è una cultura per davvero. E allora, sai, se uno è parte attivo di questa cosa, anche nel piccolo, non è che serve fare grandi cose, però perlomeno farlo con amore, trasmettere, mm, trasmettere un'energia positiva e stabilire un contatto con la persona che lo porta è importante perché te lo porti tutta la vita e tu per sempre vedrai un angolo di questa persona, ce l'hai sulla pelle, capito? Quindi è importante, è importante. E quindi appunto farsi tatuare da delle persone che stimi è fondamentale. Sì. E anche diventare dei bravi tatuatori significa questo. Non è solo una questione di tecnica. Ah, so fare benissimo le linee, oppure mm, sì, a livello tecnico sono molto più brava di quello, perché quello è più famoso di me. Ecco, stupidata, che però, insomma, si sente. O perlomeno, se non si sente, è sottointesa perché non si dice, ma lo si pensa. Ma il tatuaggio non è solo tecnica, è molto Di più. di più. Eh, pensiamo ai riti nelle antichità. La mummia Ötzi è stata trovata con dei tatuaggi su delle linee dei meridiani, sai, i meridiani della medicina cinese. Quindi, per farti capire, cioè, è incredibile, c'è del tatuaggio curativo di, di quanti anni è la, sì, 5.000, 5.000 avanti Cristo? 5.000 anni fa. Ah, no, è vero perché è 2020, 2005, è 2005. 2005 Antecristo, giusto. E quindi appunto il tatuaggio ha vissuto attraverso ritualità che connettono fondamentalmente l'anima nostra all'anima della terra, del cielo. Questo era importante e guariva. Ridurlo ad una figurina, tac, così, no, per piacere. Però col tempo Mm, ho iniziato anche ad apprezzare quello. mm. Cioè magari quella leggerezza del ricordarsi un momento senza il dover per forza dargli troppa Ma io ho detto importanza. una cosa diversa. Ok. Io sono d'accordo con te. Infatti, mi sono fatta veramente tanti tatuaggi senza una motivazione apparente. Solo proprio perché mi piaceva il disegno. E ne ho diversi. E non sono per niente contro, anzi, mi piace questo aspetto. Non ho detto questo. Ho detto ehm, quello che vorrei far capire è che la cosa importante sta nel mezzo tra tatuatore e cliente. Non importa il disegno in sé, potrebbe essere un cuoricino, anche l'infinito, oppure appunto un personaggio grande così, non ha importanza cosa, ma è importante cosa c'è in mezzo tra queste due persone. Questa Che ci sia eh, connessione. sì, sì. Mm. Invece come vivi il tatuaggio su di te? Mm. Perché di solito quando parlo con appassionati di tatuaggio giapponese, il loro modo di vedere il tatuaggio è quello di farsi un tutino, quindi di scegliere un artista e vivere il tatuaggio con una bodysuit. Ok. Però non tutti arrivano a farsi una bodysuit, quindi come vivi tu il tuo di tatuaggio su di te? Mm, mi fa ridere perché sarei una pessima cliente, non perché non mi vanno bene i disegni, ma perché io mi faccio tatuare praticamente quasi esclusivamente da amici, oppure da persone che stimo molto.
mi interessa questa parte qua. Va al di là del disegno, tante volte non mi interessava il disegno in sé, mi interessava avere con me, proprio mi faccia compagnia, che stia con me qualcosa di quella persona, che mi ricordasse quella persona, tantissimo. E quindi sì, io vivo così il tatuaggio. Un altro discorso è la schiena. Lì ho cercato di fare un recap di quello che mi sento. E quindi ho fatto una ricerca sui diversi personaggi ed erano, alla fine sono arrivata a tre femminili e ho scelto Tamatori Hime per la sua storia perché mi sentivo molto, molto in sintonia. La schiena l'ho sentita come una presenza. Dal momento in cui ce l'hai, non sei più da sola, c'hai proprio qualcosa con te, è diverso rispetto agli altri, perché gli altri in qualche modo li vedi, ma la schiena, non so, quasi come una sorta di coperta che ti avvolge, una cosa che ti protegge anche. Boh. Sì, è un bel modo di vedere il tatuaggio. L'ho sentita un po' questa cosa qua, anche se non è finita la mia schiena. Però Vabbè, neanche la mia è finita, non ti preoccupare, io quando, ci metto una vita. quando ho iniziato anche io... E invece chi Eh, ti sta tatuando la schiena? ma sì, grazie. Sì, manca poco. Boh, credo tipo boh, 2 o 3 sedute. Però sono quelle 2 o 3 sedute che, ah sì, facciamo, ah sì, e invece alla fine non le fai mai. No, devo assolutamente finire, sì, sì. Se ti dovessi chiedere un consiglio che daresti alla giovane te all'inizio di questo Alla giovane percorso. me di non arrabbiarmi quando non mi riescono i disegni. Io mi incazzavo come una iena. Proprio, wow. E arrivava Massi da dietro, stai calma. Io proprio, tipo i fumi, capito? No! Poi mi ricordo che all'inizio mi mettevo tipo, non so, 3 pezzi da cominciare al giorno, poi dovevo disegnare, devi farcela! Stavo tutta la mattina a disegnare e poi appunto meno male che avevo Massi che arrivava, quella lì, no, così, che mi aiutava, mi ha aiutato veramente tantissimo. Sì, quindi alla giovane me direi non ti arrabbiare quando i disegni non vengono e fai pausa, fai pausa. Io non faccio mai pausa. Cioè, come definiresti te? Cioè, come ti definiresti? Cioè, cosa rende Maneki Stefi Oddio, che domanda! Maneki Stefi? Non lo so. Ma in quanto tatuatrice dici? Tatuatrice, persona, moglie, amica. Beh, certe volte mi direi una squilibrata, forse. No, mi sento veramente tantissime cose dentro. Mi sento... uno, mi piacciono tantissime cose, mi piace fare tante cose. E, squilibrata nel senso che dentro di me ho costantemente un dialogo interno che mi dice, cazzo figata, quella facciamola. Dopo no, però ci sarebbe anche l'altra cosa da fare. Quindi, boh, non lo so, non lo so cosa fa di... non lo so. Non lo so perché lo vedo negli occhi degli altri e in certe persone vedo curiosità. Quindi dico, boh, forse le persone mi vedono come una persona curiosa. Altre persone invece mi guardano un po' tipo, cosa sei? E dico, boh, forse sono un po' ambigua, magari non spiego bene le cose. E anche sono lunatica, quindi lì non è una cosa proprio bella. Va, Un giorno dipende, sono dipende. allegra, il giorno dopo invece sono un po' così. Quindi uno dice, ma questa, cosa sei? E chi lo sa? Non lo so. Invece, la domanda che più mi piace fare, Mm. il perché fai quello che fai.
Qual è la ragione che ti spinge a non mollare, a continuare a cercare, ricercare, fare? La curiosità, credo sia questa. Sono tanto curiosa. Infatti mi perdo tanto. Mm, Fino a stamattina sulle due scrivanie c'erano libri, pile, dopo ho sistemato, perché comincio con una, dopo mi ricordo, dico, "Ah, aspetta, sta cosa qui l'ho vista qui, allora vado lì, dopo vedo altre informazioni che mi portano su altri libri. Mi piace tanto la ricerca, tantissimo. E poi mi sono sempre piaciute le favole, le leggende e il tatuaggio giapponese è proprio fatto di questo. Ci sono delle storie che sono vere, ma poi sono condite di aspetti magici che sono interessanti. Poi cos'è che mi spinge? Beh, mi spinge una sorta di sospensione del tempo. Sento il tempo quando mi accorgo di essere stanca e a fine giornata dico, cioè tipo gli occhi così, dico, ci ho dato dentro. E, e poi cos'è che mi spinge? Ma sì, sicuramente. Mm, Poi non so. Vabbè, hai già detto tantissime Tanto. cose. È stata una lunga chiacchierata, Mm, mi ha fatto piacere entrare un po' di più dentro a quelle che sono le tue idee. Grazie. Grazie di tutto. Arigato. Arigato.